Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima video lezione che guardate qui sul mio canale. La prima cosa che voglio dirvi è che ci sono i sottotitoli, quindi se avete bisogno dei sottotitoli, attivateli. Oggi parliamo di 4 espressioni che sono molto usate nella lingua di tutti i giorni, nel quotidiano. La cosa che hanno in comune queste 4 espressioni è l'uso del verbo lasciare seguito da un altro verbo all'infinito e in base al verbo all'infinito che segue l'espressione prende un significato diverso. E questo vi ricorderà un altro argomento di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, cioè l'uso dei verbi causativi, ovvero fare e lasciare seguiti da verbi all'infinito. Nel caso di oggi, queste sono delle espressioni fisse che potete memorizzare così come sono e usare nei contesti giusti. Quindi consideriamo le espressioni di oggi proprio come dei modi di dire, delle espressioni, delle frasi fisse. Va bene? Quindi oggi vediamo insieme le seguenti espressioni. Lasciare stare qualcuno, lasciare stare qualcosa, lasciare perdere qualcuno o qualcosa, lasciare correre qualcosa. Iniziamo dalla prima, che è lasciar stare qualcuno. Se io dico lasciami stare, che cosa sto dicendo? Che cosa sto comunicando? Sto dicendo non disturbarmi, vai via, non insistere, non disturbarmi, lasciami stare. Quindi quando qualcuno mi infastidisce oppure voglio che quella persona smetta di parlarmi o di coinvolgermi, io posso dire lasciami stare, con un tono infastidito. Ovviamente questa espressione si può modulare in base alla persona di cui stiamo parlando, quindi lasciami stare, lascia stare me, ma posso anche dire lasciala stare, lascia stare lei, o lascialo stare, lascia stare lui, oppure lasciaci stare, lascia stare noi. Questa espressione può anche essere usata in un'altra versione, che è lasciare in pace qualcuno. Quindi io posso ugualmente dire lasciami in pace, lasciami stare. Sto dicendo la stessa cosa, quindi sono 2 versioni che potete usare in questo contesto. Proseguiamo e vediamo la seconda espressione, che è lasciamo stare. Lasciamo stare. La caratteristica di questa espressione è che la usiamo nella maggior parte dei casi così com'è, quindi coniugata alla prima persona plurale, noi, lasciamo stare, perché si distacca un po' da chi parla, è un'espressione più generica, lasciamo stare. Per esempio, se io dico ieri è stata una giornata terribile, che cosa è successo? Lasciamo stare. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che cambiamo argomento, non voglio parlare di quello che è successo ieri. Lasciamo stare, lasciamo stare. Quindi quando volete cambiare argomento o quando non volete affrontare un certo discorso, potete usare questa espressione. Lasciamo stare. E il discorso cade lì. Quindi in sostanza questa espressione significa meglio non affrontare questo argomento, lasciamo stare.
Poi veniamo ora alla terza espressione, che è lasciare perdere qualcosa. Lasciar perdere qualcosa. Vediamo un possibile dialogo, un possibile scambio comunicativo. Pensi che riuscirò a convincerlo? Lascia perdere. È impossibile. Che cosa significa qui lascia perdere? Tu lascia perdere. Significa non insistere, non provarci neanche, non ne vale la pena, perché è impossibile convincerlo. Quindi in un certo senso lascia perdere significa rinuncia a questa cosa, perché non otterrai il risultato sperato. Lascia perdere. Posso ovviamente adattare questa espressione a vari contesti. Posso anche usarla al passato, posso dire ho lasciato perdere. Ti ricordi quel lavoro di cui ti ho parlato? Alla fine ho lasciato perdere perché non ne valeva la pena. Che cosa significa? Significa che ho rinunciato a portare avanti quel progetto perché non ne valeva la pena. Quindi lasciar perdere significa rinunciare, non insistere, smettere di fare qualcosa. Veniamo ora all'ultima espressione di oggi, che è lasciar correre. Lasciar correre significa ignorare, far finta di niente, però in senso buono, cioè assume quasi il significato di perdonare in un certo senso. Vediamo un possibile scambio linguistico. Ieri Giovanni mi ha risposto male. Dai, non te la prendere, lascia correre per questa volta. Che cosa significa qui? Lascia correre? Significa fai finta di niente per questa volta. Lascia correre per questa volta. In un certo senso, perdona per questa volta il suo gesto sgarbato. Un altro esempio può essere che, per esempio, uno studente non fa i compiti, non ha fatto i compiti, ma è la prima volta che succede questa cosa e quindi il professore può dire: va bene, per questa volta lascio correre. Nel senso che per questa volta faccio finta che non sia successo niente e non prendo provvedimenti. Lascio correre per questa volta. Allora, questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere se avete dubbi o domande sulle 4 espressioni di oggi. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!